Buongiorno a tutti, benvenuti su Wellflower, io sono Francesca, una viaggiatrice appassionata. Se non mi conoscete, in questo canale parlo dei miei viaggi, della mia vita da nomade digitale e di alcune creazioni che faccio con le mie manine. E oggi mi trovo in Indonesia, non so se si nota dal mio fiore indonesiano, almeno quando cammino mi dicono balinese, quindi penso che sia un modo di tenere il fiore a Bali, insomma una cosa legata alla cultura di Bali. E sto facendo qui, sto viaggiando come al solito, non sto mai a casa e ho intrapreso questo viaggio da oramai 3 settimane e ho intenzione di rimanere qui in Indonesia per qualche mese. Quindi se siete curiosi di vedere quello che faccio, dove sono, che cosa mangio, in che spiagge sono, venitemi a trovare su Wellflower Mood su Instagram, dove ogni giorno faccio stories dove vi faccio vedere quello che faccio. Se vi può piacere questo tipo di canale, iscrivetevi qui sotto, datemi un mi piace se vi piace il video e andate a vedere gli altri video che ho fatto, magari trovate qualcosa di interessante. Do molti consigli di viaggio, quindi magari trovate qualcosa per voi. Oggi vi voglio parlare di Machu Picchu. Se siete venuti qui grazie al video del Perù, grazie mille. Se non sapete di che cosa sto parlando, ho fatto un altro video dove parlo del Perù in generale, che cosa andare a vedere, cosa visitare, se è pericoloso, come muoversi, bla bla bla. E oltre al video sul Perù ho fatto un video per ogni paese dove sono stata in Sud America. Io ho fatto un viaggio di 6 mesi in Sud America, partendo dalla Colombia per arrivare fino all'Argentina, un mese più o meno in ogni paese. Quindi se siete curiosi di questi altri paesi, venitemi a cercare, forse qui sotto o forse qui all'alto, da quest'altra parte vi appariranno, se non ve li lascio qui sotto nella descrizione. Se state organizzando la vostra vacanza, ancora non siete partiti, vi do un consiglio: venite sul mio sito a vedere come io organizzo le mie vacanze e tutti i siti che utilizzo per vedere per viaggiare e spendere meno. E fra l'altro ho uno sconto di 35 euro su Airbnb se vi iscrivete con il mio link, quindi vi lascio tutto qui sotto. Ma parliamo di Machu Picchu. Perché voglio fare un video solo su Machu Picchu? Perché voglio spiegare un po' di cose che ho visto e che cosa ho pensato di Machu Picchu. Fin dall'inizio mi avevano detto che il prezzo era molto alto, ma che c'era sempre un modo per arrivare a Machu Picchu senza spendere così tanto. Non mi è piaciuta tanto l'organizzazione, nel senso che sembra che tutti quelli che partono da Cusco devono partire da Cusco per andare a Machu Picchu, e quello è l'unico modo per arrivare a Machu Picchu, cioè spendere questi tipo sui 300 euro, 100 dollari per avere questo viaggio per andare a Machu Picchu. È come se non ti dessero un'altra opzione, quindi ho dovuto insomma chiedere specialmente ad altri viaggiatori come loro hanno fatto, come sono andata a Machu Picchu, ma se andavo ad esempio nell'hotel, o se andavo ad esempio nei posti dove si può chiedere informazioni per quanto riguarda Machu Picchu, ti indicavano solo questo viaggio di 300 euro. Quindi non mi è sembrato molto corretto, però vabbè, io ho trovato il modo per arrivare a meno e ce l'ho fatta. E come si fa per arrivare a Machu Picchu senza spendere miliardi? Innanzitutto da Cusco ho preso un autobus per arrivare a Hidroelettrica, comunque vi scriverò tutto qui sotto, che più o meno mi è costato sui 10 o 12 euro e qualche ora in autobus. Da Hidroelettrica, che è una stazione di treni, si può prendere un trenino che arriva fino a Aguascalientes, che è il paesino di Machu Picchu, oppure si può camminare. Anche lì non mi è piaciuto molto, perché a Hidroelettrica il treno che partiva per andare a Aguascalientes costava all'incirca 30 dollari per 20 minuti di treno, che mi sembrava eccessivo per il Perù, insomma. E fra l'altro mi hanno detto i locali, perché parlando con i locali mi hanno detto che per loro costa un trentesimo quel biglietto. Quindi capisco far pagare un po' di più ai turisti, perché comunque magari abbiamo più soldi rispetto ai peruviani, ma 30 volte di più mi sembrava esagerato. Quindi cosa ho fatto? Ho seguito i consigli di tanti altri viaggiatori e ho seguito tanti gruppi di viaggiatori che facevano la stessa cosa che abbiamo fatto noi, cioè ho camminato. Ci sono le rotaie del treno e accanto ci sono dei sentierini che si possono prendere per arrivare fino ad Aguascalientes. State super attenti quando fate questa cosa, perché il treno passa per queste rotaie. Ovviamente lo sentirete il treno quando passa, ma state super attenti a fare questa cosa. Ve lo dico come ho fatto io, ma siate coscienti, per favore. Comunque troverete tantissimi viaggiatori che fanno la stessa cosa, almeno quando c'ero io c'erano tantissime persone che stavano facendo la stessa cosa.
e una volta arrivata a Aguascalientes ho preso un ostello e ho dormito nell'ostello per andare a Machu Picchu il giorno dopo. Anche lì nel paesino di Aguascalientes, che era un paesino molto piccolo, tutti i prezzi erano quadruplicati. Mi ricordo che mi ha sconvolto l'acqua, la bottiglietta d'acqua piccola, che nel paesino di idroelettrica costava pochissimo, lì solo perché eravamo sotto a Machu Picchu costava 4 volte tanto. Quindi mi sembrava che fosse tutto un po' un giro per fregare il turista o per far cacciare i soldi al turista. Che non mi sembra corretto, perché comunque io sto andando a Machu Picchu e il biglietto per Machu Picchu ovviamente lo pago, che erano mi sembra 40 o 50 dollari. Non mi sembra giusto cercare di spremere il turista fino alla fine perché semplicemente è un turista e vuole andare a Machu Picchu. Inoltre il giorno dopo, per arrivare a Machu Picchu, perché quando arriverete lì arriverete ad Aguascalientes, che è il pueblo che sta ai piedi della montagna, ma Machu Picchu sta in cima alla montagna. Per salire lì, anche lì si doveva pagare, mi sembra, sui 30 dollari andata e ritorno. Sono 10 minuti di autobus, però ti facevano pagare 30 dollari andata e ritorno per salire sulla montagna con l'autobus. Anche lì non mi è sembrato corretto. Se io già pago 40 o 50 dollari per entrare a Machu Picchu, secondo me una navetta che ti porta fino a su la puoi includere. Va bene, mi puoi anche far pagare il biglietto dell'autobus o della navetta per salire su, ma 30 euro andata e ritorno mi sembrava davvero eccessivo. E quindi anche lì abbiamo fatto rivoluzionari e abbiamo fatto tutta Machu Picchu a piedi. Anche questa è una cosa che tantissimi viaggiatori con cui ho parlato hanno fatto. È un'ora di camminata, è un po' difficile, quindi se non siete allenati magari non riuscite a farla, però è un po' difficile perché è un'ora di camminata a gradini, a gradinate, perché c'è un sentiero che si può seguire fatto di gradini che vi porterà fino a su, non è quindi una camminata dritta, è una camminata sulla montagna, che è un po' difficile, ma ti darà anche tante soddisfazioni se riuscirai a farla, perché camminare in quei posti è anche molto emotivamente, anche molto emozionante. E poi quando arrivi su in cima, insomma, dici: ho scalato la montagna di Machu Picchu. Molte persone fanno i tour anche di qualche giorno per arrivare a Machu Picchu scalando, quindi se vi può piacere questo tipo di cose andatevi a informare. Una volta arrivata lì finalmente in cima alla montagna, siamo arrivati a Machu Picchu e è davvero bellissima l'energia che c'è in quel posto, come è strutturata Machu Picchu, ogni pietra ha un significato, come sono disposte rispetto alle altre montagne, rispetto al sole. Studiatevela la cosa quando salite, perché è davvero molto interessante e davvero merita. E quindi una volta arrivate su semplicemente enjoy Machu Picchu. Molte persone, molti miei amici sono andati a Machu Picchu la mattina all'alba per vedere l'alba salire sulle montagne lì a Machu Picchu, deve essere bellissimo. E niente, spero che queste informazioni vi siano d'aiuto. Per ritornare indietro ho fatto la stessa cosa, semplicemente al contrario. Se avete qualsiasi altra domanda scrivetemi qui sotto, e se vi è piaciuto questo video datemi un mi piace. Se volete vedere altri video come questi o altri consigli su come viaggiare con poco, scrivetemi qui sotto. Venitemi a trovare su Wildflower Mood su Instagram. E niente, qualsiasi cosa sono qui. Un bacione, alla prossima.